ci dicono continuamente di crescere. Fin da quando siamo bambini ci viene ripetuto miliardi di volte: metti la testa a posto, smetti di sognare ad occhi aperti, fai l'adulto. La nostra società ha creato un mito, quello secondo il quale la maturità coincide con la serietà, con l'irrigidimento, con l'abbandono della magia. Ci vogliono maturi, strutturati, prevedibili. Ma se vi dicessi che la scienza moderna, le scienze classiche e le più antiche tradizioni spirituali del pianeta ci suggeriscono l'esatto opposto? Se per caso vi dicessi che il vero traguardo evolutivo non è allontanarsi dall'infanzia, ma tornarci con consapevolezza. Guardate con attenzione queste immagini e notate un dettaglio che unisce tutte e tre le figure: gli occhiali. Chi mi conosce e sa, io indosso gli occhiali da quando avevo 4 anni. Quell'uomo anziano, quel saggio che legge con le rughe segnate dal tempo, sono io, o meglio, è come mi immagino tra molti anni. E l'uomo adulto all'interno sono io in questo momento. Ma guardate con più attenzione, ancora più a fondo, nel cuore e nella mente di quell'anziano. Il vero nucleo vitale è un bambino. Sono sempre io, fin da quell'età, con i miei occhiali, immerso nella luce dorata della scoperta, nella luce chiara in cui leggo e mi meraviglio. Questa immagine non è solo un omaggio a me, è l'esatta rappresentazione invece di una profonda realtà biologica ed esoterica che riguarda tutti noi. Partiamo dalla scienza. Esiste una parola meravigliosa e poco conosciuta nella biologia evolutiva, una parola che nasconde il segreto della nostra specie. Neotenia. Neotenia, non neotenia. Neotenia, con lo spostamento di accento, potrebbe somigliare a una nuova evoluzione 2.0 del verme solitario. No. La neotenia è il fenomeno per cui noi esseri umani conserviamo la caratteristica tipica dei cuccioli per tutta la nostra vita. Siamo l'unica specie che gioca, che esplora, che si fa domande fino a 90 anni e più. E non parlo solo di tratti fisici, parlo soprattutto del nostro cervello. Il cervello di un bambino è letteralmente un reattore nucleare. E questo cervello è alimentato dal carburante più potente dell'universo, la curiosità. Consuma enormi quantità di energia perché è in un continuo, ininterrotto stato di meraviglia. Non avendo filtri, il bambino, spinto dalla curiosità, esplora
elabora, apprende, crea nuove connessioni neurali a una velocità inimmaginabile per un adulto. Il bambino è pura ricezione, è pura luminosità, pura luce. Crescendo però accade qualcosa. Entra in gioco la biologia della sopravvivenza. La tendenza culturale dell'adulto è quella di irrigidirsi per risparmiare energia. Creiamo schemi fissi, iniziamo a preferire la routine, la curiosità viene lentamente anestetizzata e la novità non ci incuriosisce più. Ci spaventa, diventiamo cinici, calcolatori. Spegniamo la luce per sopravvivere. Per capire bene la differenza tra un bambino curioso ed un adulto cinico, dobbiamo guardare alle onde cerebrali. La neurologia ci insegna che il nostro cervello emette impulsi elettrici a diverse frequenze. Quando nasciamo e per i primi 2 anni di vita, il nostro cervello opera principalmente in onde delta, le frequenze più lente. Ma dai 2 ai 6 anni avviene la magia. I bambini vivono costantemente in onde theta. Le onde theta sono le frequenze dello stato di trance, della meditazione avanzata. In questo stato non esiste alcun filtro tra la mente conscia ed il subconscio. Ecco perché i bambini credono all'impossibile. Ecco perché trasformano tutto in un gioco. Loro vivono nell'immaginazione, assorbono l'invisibile e rendono reale tutto. Cosa succede quando diventiamo adulti? Passiamo quasi tutto il nostro tempo in onde beta. Le onde beta sono le frequenze della veglia attiva, dell'analisi logica, ma soprattutto dello stress. L'adulto in beta è costantemente in allerta, concentrato sui problemi, sul mondo materiale. L'onda beta alta è frequenza della paura e dell'ego. Eppure noi siamo programmati per mantenere la capacità di tornare a quelle frequenze bambine. Possiamo scegliere di riattivare le onde theta e l'energia della curiosità. Qual è l'interruttore biologico per fare questo salto indietro verso la meraviglia? La risposta è disarmante nella sua semplicità. È il sorriso. Apro una piccola parentesi personale. Chi mi conosce nella vita reale sa bene che io sorrido sempre. Mi vedrete quasi sempre con il sorriso, anche nelle giornate dure. E con quella curiosità instancabile verso qualsiasi cosa. E molti credono che sia solo un mio tratto caratteriale, una sorta di
di leggerezza o ingenuità. Non è così. Questa è una scelta, è un vero e proprio hack biologico. Quando un adulto si trova di fronte all'ignoto o a una difficoltà, il cervello in onde beta va in allarme e si contrae. Ma se in quel preciso istante scegliamo di attivare la curiosità e di sorridere, compiamo una magia biochimica. Attraverso il nervo vago inviamo un segnale potentissimo al nostro sistema nervoso centrale. Il sorriso rilascia dopamina ed endorfine e dice al nostro cervello: tranquillo, non c'è pericolo. Abbassa le difese e torna ad esplorare. Sorriso e curiosità rallentano le nostre frequenze cerebrali. Ci riportano istantaneamente allo stato ricettivo della neotenia. E se ci fate caso, è proprio questo stato che accende quel particolare brillio negli occhi. L'avete mai notato? Lo si vede in certi anziani o in alcuni adulti che non si sono arresi alla noia. I loro occhi spesso, proprio dietro un paio di lenti, sono vividi, quasi elettrici. Quell'irradiazione è la prova biologica che la neotenia è attiva. E la luce del bambino è la luce che illumina il libro nella mia immagine, che sta filtrando attraverso le rughe della maturità. Quella scintilla è la vita stessa che sorride. Ed è esattamente in questo brillio che la biologia stringe finalmente la mano all'esoterismo. Nelle antiche tradizioni iniziatiche, alchemiche o nei testi sacri di ogni cultura c'è un messaggio ricorrente. Se non vi farete come bambini, non entrerete nel regno. O il concetto del fanciullo divino di cui parlava Jung. I mistici non ci stanno chiedendo di regredire, non ci invitano a scappare dalle nostre responsabilità o a fare gli sprovveduti. Ci stanno chiedendo l'opera alchemica per eccellenza. Unire la saggezza della nostra esperienza adulta con la purezza e la curiosità di un bambino, di quel bambino interiore che tutti abbiamo. L'adulto irrigidito è dominato dall'ego, è intrappolato nell'illusione della separazione e nel bisogno di controllare tutto. Il bambino curioso e luminoso rappresenta invece l'anima, la nostra scintilla divina originaria, che non teme nulla perché sa di essere connessa alla sorgente di tutte le cose. Nelle antiche pratiche taoiste esiste la meditazione del sorriso interiore. Non si sorride
soltanto con la bocca, ma si invia l'energia di un sorriso ad ogni singolo organo del corpo per trasformare l'energia densa in luce pura. Oggi le neuroscienze confermano che questa pratica genera coerenza tra cuore e cervello, abbassa il livello di cortisolo e riaccende la mente. La scienza di oggi è la magia di ieri. Il vero traguardo della nostra vita non è diventare adulti, freddi e inattaccabili. È come quell'uomo saggio che spero di essere un giorno. Costruire una mente forte, capace di navigare il mondo, ma usarla per custodire, proteggere e dare voce al bambino luminoso e infinitamente curioso che non ha mai smesso di vivere dentro di me e dentro ciascuno di voi. La prossima volta che la vita vi sembra troppo rigida o che la paura vi blocca, fermatevi un istante. Fate un respiro, riaccendete la vostra curiosità e sorridete. Lasciate che il saggio che è in voi si sieda ad ascoltare la luce del bambino che non vi ha mai abbandonato. Grazie per aver viaggiato con me oggi. Se questa prospettiva tra scienza antica, scienza moderna, anima ed evoluzione vi è piaciuta, vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace ed a scrivermi nei commenti cosa ne pensate. Continuate a cercare il brillio negli occhi, in voi e negli altri. Ci vediamo nel prossimo video e se avete qualcosa da chiedere, scrivetemi. Buona giornata.